Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dello Scorpione o ascendente Scorpione, o per i più esperti anche Luna e Venere Scorpione. Andiamo a vedere cosa stai per scoprire. Può essere un segreto, una rivelazione. Vediamo cosa stai per scoprire, ok? Allora, video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Partiamo. Scorpione, cosa stai per scoprire? Faremo una lettura con i tarocchi e con le sibille anche. Cosa stai per scoprire? Prima carta, il segreto, cioè cosa si muove dietro le quinte della tua vita. Cosa si sta muovendo? La rivelazione, in questa seconda carta, qui vediamo il messaggero. Può essere una persona, può essere un evento, può essere un segno che riceverai, vediamo. Poi nella terza sezione mettiamo le sibille per darci un indizio ancora più preciso, segni più concreti. Mettiamo 2. Ok, poi quarta sezione, la conseguenza, cioè il nuovo scenario che si aprirà quando avrai saputo questa verità, questo segreto, questa rivelazione. E poi come quinta carta il consiglio sciamanico del tuo amante mistico spirito guida, come reagire, cosa fare alla luce di ciò che scoprirai. Ok, facciamo un respiro profondo. Cosa stai per scoprire? E lo vediamo subito. Allora, andiamo a vedere il segreto, cosa si muove dietro le quinte della tua vita. Qua abbiamo un paggio di bastoni, dietro le quinte c'è un seme, un'idea giovane, un progetto ancora acerbo, un messaggio che arde qua di entusiasmo. Non è ancora ufficiale questa cosa, ma qualcuno qua mi dice che ha già acceso il fuoco e vuole proporti qualcosa. Questo è il segnale di un nuovo inizio creativo che si sta muovendo nel silenzio, Mi spiego? Ok, ma andiamo avanti, vediamo la rivelazione, cioè il messaggero, una persona, un evento, vediamo chi è. Ah, ci picchia, una persona autorevole, l'imperatrice. Allora, la rivelazione arriva con la forza dell'imperatrice, l'idea diventa concreta. Qui troviamo una donna, oppure un'autorità creativa, una figura che porta bellezza, risorse, una figura che porta bellezza, risorse e possibilità di produzione. Questa è la chiamata che ti dice: questo può diventare reale, questo progetto può nascere davvero. Va bene? Ok. Vediamo le sibille nel dettaglio cosa ci dicono. Sì, è la riunione e l'ammalato. Guarda, il segno preciso è una riunione che farai. Qua vedo questo incontro, una call, oppure un tavolo da lavoro. Però qui emerge anche la carta dell'ammalato, no? Allora in questa riunione si parlerà di stanchezza, anche di ritardi, di sostenibilità. Questa rivelazione non arriva per farti correre di più, ma per aggiustare i tempi, per chiarire confini, per guarire da un ritmo che non era sano, ok? Va bene. Ok, vediamo adesso la conseguenza, cioè il nuovo scenario che si aprirà quando scopri questo. Ah, confronti, paggio di bastoni, scusami, paggio di bastoni è qui, 5 di bastoni. Allora, una volta scoperta questa verità, si apre lo scenario del confronto. Idee che si scontrano, ognuno pensa una cosa diversa, visioni diverse che devono incontrarsi. Questa non è, può esserci anche una lite, un confronto dopo che scopri questa cosa, però questa lite non è una lite sterile, è attrito creativo, è competizione, è prova generale, è la tensione che prepara la nascita di qualcosa di grande. Cioè in questo momento si decide la forma finale di questa cosa qua.
Vediamo qual è il consiglio sciamanico per te, come devi approcciarti a questo. Col paggio di coppe, guarda, allora, il tuo amante mistico, lo spirito guida, ti dice porta l'acqua dove c'è troppo fuoco. Cioè, non reagire con durezza, ma con cuore bambino. Rispondi con dolcezza, con un messaggio gentile, con una proposta poetica che sorprende, perché qua è la tua creatività, la tua arte, la tua sensibilità che faranno la differenza. E lì vincerai. Non nello scontro, ma nell'immaginazione. Sì. Guarda, stai per scoprire che un'idea giovane sta diventando concreta. La rivelazione arriva da una figura autorevole che ti apre la strada, l'imperatrice, e passa attraverso un incontro che serve a chiarire limiti e tempi. Ti aspetta un confronto acceso, ma se lo vivrai con il cuore e con la poesia, nascerà una nuova possibilità per la tua realizzazione creativa e professionale. Questo è il segreto che ti sta aspettando dietro la porta. Una cosa molto forte, ragazzi miei ragazzi, molto molto forte qua. Quest'idea giovane, sì, bozze, inviti, messaggi brevi, prove tecniche, c'è qualcuno qua scalpita per mostrarti qualcosa che, per iniziare qualcosa con te. E questa cosa prende forma. È una proposta, un via libera legato a qualcosa di creativo, di artistico, di produttivo. Una bozza diventa un progetto ufficiale. E qua c'è un incontro proprio, ripeto, ufficiale in cui si mettono sul piatto, no? Sia la voglia di costruire sia i limiti pratici, possono essere le risorse, gli orari, le energie disponibili. Quindi una riunione per ricalibrare i ruoli, impegni, scadenze. Forse questa riunione nasce dal fatto che qualcuno non regge più i vecchi ritmi. Mi spiego? C'è un confronto creativo acceso qua, c'è un'energia di attrito, però è un attrito sano, cioè idee che si scontrano, brainstorming intenso, competizione che stimola, una lotta di visioni da cui nascerà proprio una direzione nuova, delle prove, negoziazioni che ti costringono un po' a far valere la tua voce, no? Ma che portano a un risultato fertile con questo tuo approccio. Cioè ti dicono rispondi con dolcezza, con immaginazione. Dietro, ripeto, un contesto di confronto acceso, tu sei chiamato a portare l'acqua al fuoco, no? Un messaggio tuo gentile che scioglie le tensioni, una proposta tenera che sorprende, un gesto creativo che disarma la competizione, mi verrebbe da pensare, da parte tua. Ok? Sì. Sì, la chiave qua è mettere cuore, delicatezza, immaginazione. Va bene? Vediamo un po' cos'altro ci aggiungono. Allora, sul paggio di bastoni, paggio di spade, qua c'è una bozza, qualcosa che è stato scritto, che è stato valutato, no? Qualcuno che ti vuole mandare questa cosa. Sull'imperatrice, la regina di denari, qua c'è una figura di concretezza che ti dà il via libera, ti dà il via libera. Sulla riunione ammalato, una carta di tarocchi, il Papa, decisioni serie si prenderanno qua. Adesso ti faccio un sunto. 5 di bastoni, re di spade, mi parla di avere lucidità in questa discussione. Il paggio di coppe, sì, l'otto di coppe. Allora, ti dico chiaramente che dietro le quinte c'è qualcuno che sta studiando i tuoi movimenti. Va bene? Valuta, raccoglie informazioni, oppure sei tu stessa o tu stesso che ti trovi in una fase di esplorazione doppia, no? Non solo passione, anche strategie e analisi stai facendo. Ripeto, c'è un progetto nuovo che viene esaminato, testato e valutato, un'idea che si muove. Ma c'è anche qualcuno che la osserva con attenzione critica, no?
Quindi la rivelazione si incarna in modo potente, non solo creatività e fertilità, ma anche concretezza materiale, stabilità e delle risorse economiche. Mm? Qua c'è una donna matura, una donna autorevole, una donna pratica che non si limita a immaginare ma gestisce, organizza e sostiene economicamente. Quindi sul piano pratico arriva una rivelazione legata al lavoro, al denaro, alla stabilità professionale, con il volto di una donna concreta o di una figura che porta delle risorse e strumenti per rendere reale ciò che era ancora un'idea. Va bene? E cosa succede qua? Che la riunione porta, cioè questa riunione si rivela essere un'unione proprio ufficiale col Papa, non è solo un incontro, è una mediazione, un accordo, un patto, no? Il Papa accanto all'ammalato dice che l'incontro serve a sanare, a guarire, a riportare equilibrio. È una riunione che mette in luce ciò che non funzionava ammalato e lo rilegge in chiave di guida, di consiglio, di compromesso alto. Quindi sul piano pratico ci sono delle trattative, mediazioni, tavolo ufficiale. Qualcuno gioca il ruolo del mediatore qua, del saggio, del garante. Il tutto nasce dal bisogno di sanare un disagio, di chiarire un malinteso. Va bene? E poi che succede qua? E poi dopo la rivelazione si apre il confronto acceso. Tante voci, tante visioni diverse, ma il Re di Spade dice che alla fine si chiarirà la chiarezza mentale, la decisione razionale, la competizione e il caos del 5 di bastoni trovano ordine grazie a un'autorità che porta legge, regole, intelligenza strategica. Quindi sul piano pratico, dopo, che ne so, può essere un brainstorming, no? Anche molto teso, verrà presa una decisione netta e razionale, guidata da una figura maschile e autorevole, oppure da un principio di chiarezza e fermezza. Mi spiego? E qual è il consiglio per te? Il consiglio ti dice di portare dolcezza, ma sappi anche lasciare andare. Il paggio di coppe ti chiede il cuore bambino, no? Tenerezza, poesia, ma l'otto di coppe ti chiede di non restare attaccata o attaccato a ciò che non ti nutre più, di lasciare indietro vecchi schemi o situazioni stanche. Qui c'è un messaggio di maturità emotiva, cioè puoi accogliere la rivelazione con gentilezza, ma senza restare imprigionato. È tempo di muoverti verso acque nuove. Quindi cosa vuol dire sul piano pratico? Rispondi a questa cosa con sensibilità. Ma se la negoziazione non ti onora, hai il diritto e il dovere di alzarti e andare verso un orizzonte più vero per te. Va bene? E chiaramente questa cosa che accade nell'ambito del lavoro, della creatività e delle collaborazioni professionali. Cioè, il segreto è che sta arrivando un'occasione che ti mette alla prova tra entusiasmo e concretezza, tra desiderio e razionalità. La verità si rivelerà in un incontro ufficiale che porta guarigione e chiarezza. E da lì nascerà una scelta forte e la tua chiave sarà la capacità di unire dolcezza e distacco, cuore e lucidità. Va bene? Ok, vediamo cosa ci dicono gli oracoli adesso, questi. Assolve, otterrai armonia fisica e salute. Futuro prospero, il tuo angelo ti donerà successo e stima, agisci spinto dall'amore. Cosa ti ho detto qua col paggio di coppa? Agisci spinto dall'amore, spinta dall'amore. Futuro prospero, successo e stima, anche tra colleghi o tra le persone, ok? Mettiamone un'altra di queste. Segui il tuo sesto senso, ascolta le tue sensazioni e lasciati guidare dall'intuito in tutto questo, va bene? Agisci subito, accadrà se ti impegni, smettila di rimandare. Qua sono cose che vanno prese subito, alla svelta, va bene? Sì. L'occasione, la bozza, le cose, subito. Qua necessità
del perdono. Perdona e lasciati perdonare, la tua vita migliorerà. Quindi ci sono queste tensioni qui, no? Agisci con il cuore aperto. Il perdono non ha a che fare con lo stato vittimistico dell'io razionale che dice, si sente al di là dell'altra persona e ti dice ti perdono perché tu non sei niente, io sono migliore di te, ti perdono perché ho capito. No, il perdono ha a che fare con la consapevolezza di tutto ciò che accade affinché tu possa sciogliere paure, resistenze e attaccamenti. Non devi perdonare la persona non esiste, la persona è un simbolo del divino, dall'etrusco persu che significa maschera persona. Quindi tu devi comprendere, devi darti agli eventi come delle immagini che il tuo sé superiore, il tuo amante mistico ti manda affinché tu possa sciogliere paure, resistenze, attaccamenti e realizzare la tua prosperità. Ogni cosa che accade ha un fine, non ha una causa. E il fine è quello della libertà e dell'amore. Va bene? Ok, ragazzi miei ragazzi, io concludo qui, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.